qualche volta mi capita di arrivare da un cliente e trovarmi di fronte un cadavere. Naturalmente non sto parlando di un essere umano, ma di un computer che non si accende. Puntualmente parte la tragedia greca. Eh sì, perché o il computer non può essere portato via per questioni di privacy, oppure ci sono dei dati urgentissimi naturalmente non backuppati che vanno recuperati prima di subito. Insomma, il problema va risolto immediatamente e sul posto. Come si fa? Per fortuna nel mio corredo non manca mai questa. Che cos'è? È una pennetta speciale che consente di prendere un computer morto e di resuscitarlo in perfetto stile Lazzaro. A questo punto scommetto che anche tu ne vuoi una. E va bene, andiamo a vedere come si fa. Ma prima procurati un pendrive nuovo. Se ne hai uno usato va bene lo stesso, però accertati che non ci siano su dei dati, perché la procedura di creazione di questa chiavetta che sto per spiegarti li cancellerebbe tutti quanti irrimediabilmente. Allora, ti senti pronto? Iniziamo! Come prima cosa andiamo ad aprire il nostro browser e cerchiamo Hirens Boot CD. Il primo risultato è quello che ci interessa. Apriamo la pagina. A questo punto andiamo su Download, scorriamo fino alla fine della pagina e andiamo a cliccare su questo file hbcd_pe_x64.iso per scaricarlo. Aspettiamo il termine dello scaricamento. Perfetto, torniamo in cima alla pagina e clicchiamo sul menu USB Booting e andiamo a scaricare questo file iso2usb.exe che ci servirà per preparare la nostra pennetta. Ecco fatto, a questo punto apriamo la cartella in cui abbiamo scaricato i file e chiudiamo il browser. Quello che dobbiamo fare ora è fare doppio clic su ISO2 USB, acconsentire che vengano apportate modifiche al dispositivo, cliccando su sì, indicare nella parte alta dove c'è scritto USB Device il nostro pendrive. Stai tranquillo perché qui verranno elencati solo i pendrive, quindi non rischi di formattare l'hard disk del tuo computer. Nella parte in basso, dove dice ISO file, andremo a selezionare il percorso dove è stata scaricata la ISO del nostro programma. Lasciamo selezionate entrambe queste voci e clicchiamo su Process. Dopodiché accettiamo con sì. Attenzione, ti ricordo ancora una volta di inserire un pendrive vuoto oppure un pendrive che contiene dati non importanti, perché una volta che cliccherai sì, tutti i dati presenti sul pendrive verranno distrutti. Andiamo, non ci resta che aspettare il termine dell'operazione. Possiamo chiudere la finestra e riavviare il nostro computer dalla pennetta per vedere come utilizzarla. Quando riavvii, mi raccomando di accertarti che nel BIOS sia selezionato il pendrive che abbiamo appena creato come dispositivo di boot. Ed eccoci qui. La prima cosa che fa è collegarsi automaticamente alla nostra rete. Una volta terminata questa operazione, quello che dobbiamo fare è cliccare su Change Keyboard Layout
e inserire il numero 79 oppure il numero 80 che corrispondono alla tastiera italiana. In questo caso ho una tastiera a 142 tasti, quindi inserirò il numero 80 e premerò invio. Premendo un altro tasto, la finestra si chiude. E benvenuto nel paradiso degli informatici. In questa cartella qui, Utilities, trovi un coltellino svizzero che ti consente di fare qualsiasi operazione sia necessaria sul tuo PC. Tanto per dare un'occhiata, possiamo vedere che abbiamo una serie di strumenti per il recupero dei dati, la diagnostica e il partizionamento dei nostri hard disk, nonché degli strumenti per eventualmente cancellare i dati dell'hard disk o formattarlo addirittura a basso livello. Ancora possiamo creare un'immagine speculare del nostro disco su un dispositivo esterno se abbiamo bisogno di lavorarci, oppure possiamo compiere delle operazioni di deframmentazione. Ancora abbiamo una sezione destinata alla sicurezza con antivirus e anti-malware, un sistema di password recovery se l'utente ha smarrito la password di questo Windows, i key finders per aiutarci a recuperare i product key dei prodotti installati sul computer e soprattutto il LaceSoft Windows Recovery, uno strumento che ci consente di riparare i problemi di avvio del Windows. Naturalmente occorrerebbe un tutorial dedicato sull'uso di ciascuno di questi strumenti e non escludo che lo farò. Però questa voleva essere semplicemente una vista a volo d'uccello su quelle che sono le potenzialità di questo sistema. Una volta terminato il tuo lavoro, quello che devi fare è semplicemente andare ad arrestare la macchina e successivamente riavviare il Windows dopo averlo riparato. Naturalmente, quando riavvii il PC, accertati di aver rimosso il pendrive che abbiamo appena creato dalla porta USB, altrimenti al riavvio successivo ti si ripresenterà la schermata dell'Irons Boot CD al posto del tuo Windows. Ti consiglio caldamente di crearti questa cassetta degli attrezzi di emergenza nel malaugurato caso che al tuo PC succeda qualcosa. Spero che questo tutorial ti sia stato utile e a questo punto non mi resta che darti appuntamento alla prossima.